Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono molto felice di rivedervi qui oggi. Nella lezione di oggi vorrei parlarvi di una struttura che è tipica del parlato informale. Di recente ho anche letto alcune domande al riguardo tra i commenti, come questa per esempio, perciò ho pensato che potesse essere utile parlarne di nuovo. Dico di nuovo perché ho già trattato questo argomento in una video lezione di qualche tempo fa. Però fare un ripasso e aggiornare la lezione non fa mai male. E quindi oggi ne riparliamo. Oggi cerchiamo di capire qual è la differenza di uso e di significato tra dire, per esempio, leggo un libro e mi leggo un libro. Leggo un libro, mi leggo un libro. La prima frase, leggo un libro, è una frase standard, se vogliamo definirla così, che è adatta a qualsiasi tipo di contesto comunicativo. Se io dico leggo un libro, comunico la mia azione di leggere un libro, molto semplicemente. La seconda frase invece, mi leggo un libro, è una variazione più informale, più colloquiale della prima frase, perciò adatta ad un contesto comunicativo informale. Che cosa ho fatto di diverso? Ho aggiunto al verbo transitivo leggere il pronome riflessivo atono mi, che non è argomento del verbo, cioè non fa parte del verbo leggere, perché leggere è un verbo transitivo, non include particelle o pronomi. Quindi voi vi starete chiedendo perché Lucrezia hai aggiunto questo pronome al verbo leggere? La risposta in realtà è molto semplice. Si aggiunge per dare un valore affettivo e enfatico all'azione. Infatti, se io dico mi leggo un libro, comunico che sono felice di compiere quell'azione. Partecipo attivamente all'azione e sono coinvolta anche dal punto di vista emotivo in quell'azione. Quindi aggiungiamo questo pronome atono riflessivo, quindi che dà questa impressione di un verbo riflessivo, ma in realtà non è un verbo riflessivo, è una struttura che noi creiamo appositamente per dare una determinata sfumatura di significato a quello che stiamo dicendo. Perciò tra leggo un libro e mi leggo un libro c'è una differenza. Nel secondo caso abbiamo una partecipazione emotiva del soggetto all'azione. Quindi se io sento qualcuno dire appena torno a casa mi bevo una bella birra, che cosa sta comunicando la persona? Che non vede l'ora di tornare a casa per bere una birra. Adesso vediamo quali sono i verbi transitivi a cui si aggiunge questo pronome che sono più comunemente utilizzati appunto in questo modo nella conversazione. Conversazione informale, sempre. Allora, abbiamo visto leggere. Un altro verbo usato molto spesso in questo modo è mangiare. Mangio una fetta di crostata quando vado da nonna. Se voglio comunicare che sono estremamente coinvolta emotivamente nell'azione, che sono molto felice di fare questa cosa, dirò mi mangio una bella fetta di crostata quando vado da nonna. Stessa cosa con bere. Posso dire bevo un caffè quando esco, oppure mi bevo un caffè quando esco, o mi bevo un bel caffè quando esco. Guardare. Guardo un film stasera, oppure mi guardo un bel film stasera. Ascoltare. Ascolto il nuovo singolo di X, oppure mi ascolto il nuovo singolo di X appena avrò tempo. Fare una passeggiata. Posso dire faccio una passeggiata, oppure mi faccio una bella passeggiata. Mi faccio una passeggiata. Fare 4 chiacchiere. Facciamo 4 chiacchiere, oppure ci facciamo 4 chiacchiere. Per esempio, quando ci rivediamo
Ci faremo 4 chiacchiere. Che bello, non vedo l'ora. Un altro verbo molto importante che si usa in questo modo è prendere, nel senso di ordinare. Quando dovete ordinare del cibo al ristorante, al bar, ovunque voi siate, usate prendere, quindi prendo questo. State usando il verbo prendere nel senso di ordinare, no? Quindi con questo verbo è molto comune l'uso enfatico di cui stiamo parlando in questo video, perciò se vado a pranzo fuori con un'amica, le chiedo: tu che ti prendi? Che cosa ti prendi? Posso anche dire semplicemente che cosa prendi? Certo, però che cosa ti prendi? Dà l'idea che voi siete felici di stare lì a mangiare fuori, quindi che ti prendi? Ma non lo so, io mi prendo questo. Fa parte della conversazione più quotidiana, più informale. Forse avrete notato che negli esempi che vi ho appena fatto ho aggiunto l'aggettivo bello, proprio per rincarare la dose. È molto comune dire mi mangio un bel gelato, mi bevo una bella birra, mi bevo un bel caffè, mi guardo un bel film, mi faccio una bella passeggiata, proprio per andare ad enfatizzare ancora di più questa partecipazione affettiva, emotiva del soggetto. Un'altra cosa molto importante da tenere a mente è che, avendo creato una struttura pseudo-riflessiva, proprio per la presenza di questo pronome, quando utilizziamo un tempo composto, ad esempio il passato prossimo, dobbiamo utilizzare essere come ausiliare. Quindi, per esempio, devo dire mi sono guardata un bel film, si è bevuto un caffè, si sono mangiati una torta, proprio perché c'è questo pronome atono. Ovviamente nel momento in cui noi togliamo questo pronome dalla frase, tutto torna come prima, quindi abbiamo semplicemente i verbi transitivi, perciò utilizziamo avere. Quindi senza il pronome atono comunque dirò ha guardato, ha bevuto, ha mangiato. Allora, ricapitoliamo un attimo. Si tratta di una struttura informale, tipica dell'italiano parlato in contesti informali, che segnala una partecipazione attiva ed emotiva del soggetto all'azione. Se togliamo il pronome atono riflessivo, la struttura mantiene il suo significato neutro. Se avete ulteriori domande, non fatevi scrupoli a lasciarle nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!